Adesso andiamo a presentare una cara amica che si sta connettendo da Londra, Martina Mazzotta. Martina è una degli studiosi che abbiamo coinvolto nell'archivio Luigi Pericle. L'abbiamo approcciata scoprendo il suo lavoro intorno a Ciurlionis e da allora abbiamo intrattenuto con lei scambi e condiviso ricerche nell'ambito dello spirituale nell'arte. Il suo saggio su Pericle e l'alchimia all'interno del catalogo della recente personale mostra londinese, dove Martina è un autore, curatore e docente che studia filosofia e storia dell'arte. Martina si interessa molto anche di letteratura, musica, scienza e psicologia e psichiatria. È cresciuta nella casa editrice dei genitori Mazzotta e ha lavorato per l'anonima fondazione per anni, concependo e curando mostre in Italia e all'estero. Ora vive a Londra e è Associate Fellow al Warburg Institute, dove sta lavorando a un nuovo volume sulle Wunderkammern. Ne parlerà al Festival della Mente di Sarzana di quest'anno. A Milano si è appena conclusa la grande retrospettiva dedicata a Max Ernst, da lei curata, con Jürgen Pech. A Aix-en-Provence aprirà il 4 maggio una mostra dedicata a Max Ernst, appunto, e ai suoi mondi magici e liberati. Il suo intervento di oggi su arte, musica e spirituale nell'arte si basa sulla mostra da lei curata nel 2017-18, Kandinsky Cage, musica e spirituale nell'arte. Grazie mille Martina, proviamo un po' l'audio. Buongiorno, vi saluto con molta gratitudine. So che è un'eccezione avere un collegamento in remoto. Purtroppo per motivi familiari non mi è possibile essere con voi e mi rendo conto che il formato digitale alteri anche la ricezione o l'esposizione. Quindi cercherò in 20 minuti di portarvi per mano in un viaggio che coprirà quasi un secolo di storia dell'arte e della cultura, lasciandovi delle suggestioni, delle allusioni, così un invito ad approfondire a seconda della propria sensibilità ciò che vedremo intorno al sempre insolubile, enigmatico rapporto tra arte e musica, tra le due arti sorelle che hanno visto tutti gli artisti del XX secolo, del Novecento confrontarsi con l'immateriale arte sorella della musica. I temi che solleveremo si legano moltissimo con il vostro appunto con il vostro seminario e partono diciamo dall'ultimo ventennio dell'Ottocento. Potremmo prendere come riferimento il grande romanzo di Thomas Mann, il Dr. Faustus, dove si parla della musica o del protagonista che diventa un musicista come di unione magica di teologia e di gioco matematico, come unione tra musica e diavolo, sì, perché la musica dischiude una doppia dimensione, si rivela all'occhio nella struttura e in maniera differente all'orecchio nella dimensione fonica. Infatti anche attraverso le opere che vedremo come la grande evoluzione, che poi è il perno del nostro incontro di oggi, quella dodecafonica, fa sì che all'orecchio accettiamo molto meno ciò che diciamo la ricerca musicale ha sviluppato, mentre in fondo l'arte astratta che grazie ai rapporti con la musica si afferma, anche quando più scadente, è tutto sommato tollerata. Quindi i grandi paradossi tra arte e musica riguardano anche la psicoacustica, la nostra ricezione molto più difficoltosa e difficile nei confronti dei suoni rispetto alla visione. Ho parlato di arte astratta perché di questo si tratta per noi oggi. L'arte astratta nasce in moltissimi centri in Europa, da Berlino a Monaco, a Parigi, alla stessa Italia, ma quando parliamo di astrazione spirituale parliamo nell'ambito di lingua tedesca che voi conoscete bene grazie ai vostri studi, e parliamo del riferimento imprescindibile al contesto del wagnerismo, al culto di Goethe, e parliamo di artisti, adesso vedremo velocemente prima di arrivare al nostro protagonista Cage, che hanno con gli studi teosofici una certa dimestichezza. Quindi il culto di Wagner, di Goethe, ma anche gli studi teosofici che si accompagnano a un'apertura davvero enciclopedica
che goetheanamente unisce le Geisteswissenschaften, le scienze dello spirito, alle Naturwissenschaften, a quelle della natura. Io mi sono collegata nell'ultima parte dell'intervento che mi ha preceduta, ma il termine di analogia che ricorrerà, il termine di rapporto simpatetico con la natura, col cosmo, ma anche con la creazione artistica che viene equiparata alla creazione divina o alle grandi, diremo oggi, Big Bang, esplosioni cosmiche, quindi anche alle ricerche della fisica. Dal 1904 la teoria einsteiniana della relatività ristretta avrà un grandissimo impatto sugli artisti che vedremo e sulle ricerche tra arte e musica. Quindi chiederei ad Andrea di procedere con la proiezione di immagini. Non so se anch'io vedrò lo schermo condiviso. Sì, questo è quello che noi condividiamo. E che questa era l'immagine che mi sono anche grata di rievocare, che vedeva questo Kandinsky con una freccia proteso a John Cage con la musica spirituale nell'arte, accompagnare i visitatori in una mostra sinestetica, perché c'erano anche opere per non vedenti, sonora e visuale. E soprattutto li introduceva a questo grande tema. Tra 8 e 900 all'arte, proprio all'arte si attribuisce il grande ruolo di diventare sede di idee universali, cioè una spiritualizzazione proprio del lavoro artistico che parte dal grande lascito wagneriano del Gesamtkunstwerk, dell'opera d'arte totale, che è importantissimo non solo per la letteratura, per Baudelaire che scrive sul Tannhäuser, ma anche per Kandinsky. Kandinsky che si occupa del Lohengrin, che diceva che Wagner era riuscito nel Lohengrin, aveva dipinto musicalmente la mia ora, ma faceva anche battute sul leitmotiv Kandinsky dicendo che il leitmotiv, questa caratterizzazione musicale dei singoli ruoli, era un po' come l'etichetta di una bottiglia ormai arcinota familiare che perde la sua efficacia. 110-120 anni dopo si resta un po' invidiosi di questo ruolo attribuito all'arte e alle arti che faceva sì che gli artisti dell'epoca fossero così colti. E in effetti, oltre a occuparsi di teosofia, lo stesso Kandinsky, come vedremo, anche l'artista che adesso vedremo, chiederei ad Andrea di passare addirittura alla terza schermata, Max Klinger, che molti di voi conosceranno, che risentiva moltissimo come von Stuck a Monaco, e parliamo dei maestri di Kandinsky e dell'influenza di occultismo e di teosofia. Nel suo canto del destino, nella sua fantasia di Brahms, qui vediamo una tavola meravigliosa, affronta una natura in tempesta che si intreccia con le melodie create ad artificio da strumenti polifonici, e pone le Naturwissenschaften e le Geisteswissenschaften in uno scontro titanico, appunto in questa stupenda immagine, e si occupa tra l'altro di Hölderlin, quindi di poesia attraverso l'arte visuale, ma di come Brahms si era occupato di Hölderlin, quindi di come un musicista si occupa di letteratura e di come un artista si occupa di entrambe le arti. Brahms diceva l'arte visuale supera la musica perché è sincretica e sinottica, ci pone sotto gli occhi in maniera istantanea una totalità. Passiamo successivamente a appunto uno dei motivi per cui ci vediamo qui oggi, e questo ci fa in maniera molto breve avere un'infarinatura intanto dei vari modi per affrontare i rapporti tra arte e musica, perché possiamo parlare di arte e di musica guardando come la musica viene scritta, guardando gli spartiti, guardando come i linguaggi della musica vengono, diciamo, mutuati nella distribuzione di immagini. Qui siamo di fronte a Konstantin Čiurlionis, il grande medium, musicista e pittore scomparso prematuramente nel 1911, invitato da Kandinsky all'Accademia di Monaco con una lettera che mai giunse, e quindi mai giunto dalla Lituania a una grande notorietà, un artista che coniugava le antiche tradizioni e i canti popolari lituani con la teosofia, con la sapienza indiana,
e con le proprie doti medianiche già citate, che convivono in lui in una visione delicata, in una visione fantastica, che vediamo qui mutuare i 4 movimenti di una sonata. Questi 2 sono allegro e andante, e le prossime tavole cui chiederei di passare sono scherzo e finale della sua famosa sonata della primavera. Quindi i 4 movimenti musicali che caratterizzano una sonata, che vengono combinati da Ciurlionis in un inno alla primavera che si arricchisce di simbologie, diciamo, familiari agli ambiti di studio che vi sono propri. Alla sua morte si parla sempre di una, se vogliamo, di un'empatia cosmica che porta alla conoscenza del sé e alla gioia del comprendere con Ciurlionis. Alla sua morte improvvisa, Romain Rolland, in una lettera nel 1914 inviata alla moglie, diceva che esprimeva il lutto per essere rimasto appunto privato di quell'arte magica che consentiva di provare la stessa sensazione di quando, addormentandoci all'improvviso, abbiamo la sensazione di volare. Ecco, Klinger, Ciurlionis e questo terzo elemento che aggiungo, passando alla prossima immagine, Schoenberg, quindi un musicista tout court, che aveva chiesto a Kandinsky di imparare a dipingere nella campagna di Murnau, producendo una serie di autoritratti, sono forse i più famosi della produzione pittorica di Schoenberg, ma che soprattutto è responsabile per la nascita del primo acquerello astratto di Kandinsky nell'11. Ecco, Schoenberg aveva sviluppato un orientamento interiore in senso spiritualistico, era molto attento ai segnali del destino, agli influssi di forze superiori, e anche nei brani musicali, nei nomi, nell'uso dei numeri, era sempre spinto a indagare implicazioni remote. Siamo già nel clima dello spirituali nell'arte, siamo nel clima, lo ripeto, dell'antroposofia, della teosofia di Steiner, e prima dell'avvento della guerra, nel 13, Schoenberg era portato a sviluppare un pensiero cosmico affine alla musica delle sfere, era portato a leggere nei movimenti delle nuvole i presagi che avrebbero portato alla seconda guerra mondiale. Qui vediamo un'opera del 1910, ancora prima che la sua esecuzione di musica dodecafonica provocasse lo sconvolgimento e la rivoluzione che porterà appunto alla nascita dell'arte astratta spirituale con Kandinsky. Quest'opera si intitola Sguardo azzurro e ci pone di fronte a una fusione, se vogliamo, allucinata tra uno sguardo e un urlo, tra visione e suono. È un'opera che valica i limiti della cornice per improntare di sé l'atmosfera tutta. Ecco, nel compositore rimangono però marginali le istanze interiori e quelle, se vogliamo, vibrazioni nell'osservatore. Ho sentito prima anche citare il termine di vibrazione, che diventeranno cruciali con Kandinsky, e ovviamente la musica prevarrà sempre sulla pittura. Procedendo con il nostro Kandinsky, chiederei a Andrea di procedere con la prossima immagine, invece è proprio la visualità, è proprio la visione che coincide con la visione interiore ad essere principessa o regina tra le arti. Kandinsky si cimenterà ovviamente anche con il teatro, con l'opera d'arte totale a propria volta, mutuerà dalla musica appunto i primi acquerelli astratti, passa fluidamente da rappresentazioni di scene musicali in cui dipinge mimeticamente ciò che vede, all'astrazione pura, dove suoni, colori, forme devono colpire l'anima in maniera tanto potente quanto solo i suoni della musica sanno fare. Infatti intitola a partire dall'11-12 le sue opere con i termini di impressione, improvvisazione e composizione.
fa esperimenti prima della prima guerra mondiale di sinestesia con Thomas von Hartmann, musicista ucraino, anch'egli molto vicino alla teosofia, che con l'ex pittore ballerino Sakharov appunto faceva esperienze di sinestesia davvero molto 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 intense, e protese tra l'altro a un'epoca che avrebbe raggiunto, secondo loro, attraverso la pratica di queste forme artistiche, i vertici dell'umanità, perché c'è una necessità interiore, come diceva Kandinsky, una sorta di tensione spirituale potentissima, organica, coerente, che coinvolge anche la dimensione fisica, emozionale, psichica, e aggiungerei anche etica dell'artista. Più generalmente il suo esserci, il suo stare al mondo, il suo voler prescindere dal proprio ego anche di artista che si autopromuove, si mette nel sistema del mercato per portare attraverso l'esperienza con le proprie opere l'umanità a superare gli stadi materialistici e terreni per arrivare a una condizione ulteriore. Quello che io ho studiato maggiormente in relazione a Kandinsky, il rapporto anche con la musica, sono state le teorie dell'empatia, quelle teorie portate avanti da filosofi che erano anche psicologi, che con esperimenti di laboratorio non tanto legati alla Gestalt, ma a come l'individuo percepisce gli sviluppi dinamici di forme e di colori, sempre in relazione agli sviluppi dinamici di forme e di colori della natura. L'Art Nouveau, lo Jugendstil che procedono queste esperienze progettavano mobili e quadri studiando il dinamismo e lo sviluppo della formazione delle piante. Sentivo prima che parlavate di questo rapporto simpatetico con le piante, con la natura. Ecco, questo anche sulla falsariga della morfologia di Goethe era molto presente per gli artisti di cui stiamo parlando. È solo lo sviluppo di un gambo che poi si sviluppa in maniera astratta, e quindi sentire il dinamismo delle forme della natura che vibra per una risonanza empatica nell'osservatore, che rivive questi dinamismi attraverso l'opera, diventando attivo e ricreativo a propria volta, che l'opera può portare appunto a uno sviluppo ulteriore, perché l'artista crea e produce in analogia con la creazione e la produzione di quanto avviene nelle dinamiche del cosmo. Quindi un'arte delle forme in cui determinante rimane l'effetto suscitato sullo spettatore, senza riverberare nello spettatore, senza questa necessità interiore, senza la risonanza spirituale non c'è arte. Kandinsky diceva che il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto e l'anima è il pianoforte dalle 1000 corde che si deve mettere a risuonare. Diceva però anche che la pittura astratta abbandona la pelle della natura, ma non abbandona le sue leggi. La pittura astratta non abbandona le leggi della natura, perché l'arte può essere grande solo se è in diretto rapporto con le leggi cosmiche. E quindi questa, diciamo, opera, per esempio, è già degli anni 20, è già successiva alla prima guerra, è già, diciamo, in clima Bauhaus, come la prossima che vediamo, per esempio, è se riusciamo ad arrivare, è invece un esempio di Gesamtkunstwerk, è Violette, è uno spettacolo che Kandinsky non metterà mai in scena, ma passiamo anche alle prossime. Possiamo anche saltare questa, Kandinsky insomma lo conoscete, possiamo anche andare avanti, grazie, avanti ancora. Beh, questa per esempio è interessante perché è lo Gnomus, che è la prima opera dell'unico dramma teatrale che Kandinsky abbia mai realizzato, quadri di un'esposizione, proprio derivante dall'esperienza di una visita di una mostra dove sono più importanti le sensazioni che Mussorgsky provava di fronte alle opere che trascriveva in musica
che una descrizione, una illustrazione. Ecco, la musica non illustra più ciò che vediamo, la musica deve far risuonare le vibrazioni interiori. Guardiamo solo le prossime due per un omaggio. Queste sono le figurine della porta di Kiev, sono, se vogliamo, figurine che vengono dalla commistione, dalla fratellanza tra la cultura ucraina e la cultura russa, quindi le guardiamo, figurine poi usate nel Bauhaus come un omaggio appunto ai grandi ponti tra Russia e Ucraina, come quest'altra opera, la successiva per favore, la grande porta di Kiev, e dalla porta di Kiev si vede in lontananza Mosca, e la nostalgia kandinskiana che condensa su un monte Mosca in lontananza. Con l'omaggio di Kandinsky a Kiev e con appunto un brevissimo ricordare quanto lo spirituale nell'arte, spesso chiamato in causa anche nei confronti di Pericle, sia proprio la matrice che ci permette di parlare di spirituale nell'astrazione artistica in relazione anche e soprattutto grazie alla musica nel Novecento. Continuiamo la nostra carrellata molto rapida con, insomma, un accenno a Klee che fa anche un po' da ponte alla prossima protagonista. Vedremo solo un quadro di Marianne von Werefkin. Tutti voi vi trovate ad Ascona, potete vedere le opere direttamente ad Ascona di questa grande protagonista dello spirituale nell'arte, che con grande coraggio femminile non cederà mai all'astrazione, rimarrà sempre legata a questo lirismo un po' espressionistico e un po' alla Munch che vedete qui. Conobbe Ciurlionis, si recò a trovarlo perché possedeva una tenuta in Lituania grazie al padre russo, ma fu la protettrice di tutti i protagonisti del Cavaliere Azzurro, Kandinsky, Klee, Mark Macke a Monaco. Prima della rivoluzione russa era una grande aristocratica molto abbiente, perdendo tutto e sacrificando molto di sé come donna che seguì tra l'altro l'amato Jawlensky, decise di stabilirsi ad Ascona per il Monte Verità. Si occupò sempre anche di musica e di spiritualità con esiti che potete anche esplorare direttamente da Ascona. Fu molto amica di Stravinsky, che è, se vogliamo, la parte figurativa della spiritualità nell'arte e non quella astratta della dodecafonia schoenbergiana. E qui vediamo un capolavoro della Werefkin che si intitola Atmosfera tragica del 1910, e per atmosfera possiamo evocare il termine a voi, ma anche a Steiner molto familiare, che quello, penso che quello di Stimmung, che sta ad indicare sia l'atmosfera interiore dell'individuo, sia l'atmosfera di un paesaggio, di un ambiente, proprio l'atmosfera circostante, ma viene da Stimmen, Einstimmen, viene dall'accordare gli strumenti. Tra l'altro in tedesco Stimme è anche la voce. Ecco, questa Stimmung tragica, io vedo molto di rosso femminile in tutti i sensi, anche in termini molto diciamo organici e fisiologici, con questa figura femminile che si allontana dalla casa e con questa enigmatica figura che la guarda, è un esempio anche di appunto unione tra vibrazioni interiori, arte, musica, di Stimmung tragica, declinata senza cedere totalmente alle lusinghe dell'astrazione. Diciamo che la gran dama della storia che accompagna l'astrazione spirituale e i suoi rapporti con la musica è proprio la Marianne von Werefkin, in cui facciamo un omaggio da Ascona, e tra l'altro il luogo in cui vi trovate, come vi potrà spiegare meglio Andrea, si lega, la casa di Pericle, si legano anche a vicende che hanno visto passare di lì Marianne von Werefkin. Passiamo a un accenno a un altro dei personaggi che in questa carrellata citiamo per vostri eventuali approfondimenti, perché tutti i personaggi di cui stiamo parlando si sono incontrati, hanno incrociato i propri destini intorno e grazie a Kandinsky. Questo è Oscar Fischinger, allievo di John Cage, che ha poi creato, qui non le ho, ma opere su Kandinsky, ma scappando dal nazismo è confluito in California, ma ha disegnato tutte le scenografie di fantasia di Walt Disney. Io vi invito
a guardarvi dalle scene sul Monte Calvo ai passaggi più belli di fantasia, il capolavoro di Walt Disney, perché se volete, divertendovi, intuire in che cosa consistono i rapporti tra arte e musica nel Novecento, in senso anche di astrazione spirituale post-Kandinsky, ecco, le scenografie, i disegni, i bozzetti, dico scenografie ma si tratta di cinema animato, di Fischinger per Walt Disney sono un esempio straordinario, quindi vi invito a riguardare Fantasia con questa ottica. Passiamo più avanti a un accenno al grande Melotti, che ha fatto appunto omaggi e tributi a tutti questi. Avanti ancora, per favore, avanti ancora. Ed arriviamo, perché arriviamo a John Cage? Non solo perché è allievo di Schoenberg, non solo perché si rivolge direttamente a Kandinsky, non solo perché entrambi intrattengono rapporti di stima e in parte di amicizia con un altro gigante del Novecento imprescindibile per addentrarsi nei meandri del secolo, che è Duchamp, ma anche perché, e mi sembra un tema anche del vostro seminario, perché Kandinsky e Cage ci insegnano come tra agire corporeo e agire spirituale, anche di fronte a un'opera visuale, non possiamo porre distinzioni. Il coinvolgimento del proprio corpo, come diceva Kandinsky, anche lo spirito come il corpo si rafforza e si sviluppa con l'esercizio, sono due elementi fondamentali per addentrarsi da fruitori nello spirituale nell'arte. Nello spirituale nell'arte, ma anche nel nostro rapporto con l'ambiente, con gli oggetti, che è quello che John Cage, lo saprete, John Cage così vicino in fondo a Jung, alle discipline orientali, così come al Medioevo di Meister Eckhart, al buddismo zen, al taoismo, all'antico sapere indiano, nonché alla cultura giapponese. John Cage, che sconvolse negli anni 50 con i suoi 4 minuti e 33 di silenzio, dove l'invito sulla falsariga delle camere anecoiche della NASA era quello di riprendere l'ascolto del proprio respiro, sentire quasi il sangue che circola, i battiti del proprio cuore. Tra l'altro i 4 minuti e 33 erano stati intitolati da John Cage The Silent Prayer, la preghiera silenziosa. Ecco, John Cage, quando invece abbandonava il silenzio per i suoni, diceva un po' come si scelgono le conchiglie su una spiaggia, che è il contrario, se vogliamo, del rumore dei futuristi, delle macchine intonarumori, della musica prodotta dall'intelligenza artificiale. Quando John Cage preparava i suoi pianoforti, quando si cimentava con la musica, partiva sempre dall'anima che gli oggetti possono produrre nel muoversi, partiva sempre dalla natura, partiamo sempre da un rapporto sensualistico, empatico e simpatetico con il corpo proprio, ma anche con la natura che ci circonda, dove l'umano e lo spirituale si uniscono nell'esperienza, dove l'esperienza è unica perché è qui e ora, è istantanea. E per questo, insomma, troviamo che Cage rievochi quella risonanza spirituale che rinnova l'esperienza estetica, rivelando nella propria interiorità il quadro, facendo l'opera vitale perché la riviviamo dentro noi stessi, perché dobbiamo diventare creativi a nostra volta. Concluderei con come ho concluso il saggio su Pericle in occasione della mostra inglese. Concluderei con una sorprendente analogia che troviamo negli scritti di Cage e nello spirituale nell'arte di Kandinsky, quando Kandinsky, dopo aver monitorato tutti i colori, arriva al colore bianco. Il bianco, le tele di Rauschenberg, di cui John Cage era molto amico, l'avevano ispirato
a sviluppare i 4 minuti e 33, a sviluppare la sua poetica del silenzio, che in musica diventa tanto importante quanto la presenza del suono. Kandinsky diceva nello spirituale nell'arte che il colore bianco ci colpisce come un grande silenzio che ci sembra assoluto, come un non suono molto simile alle pause musicali, che non è morto, ma è ricco di potenzialità. È la giovinezza del nulla, o meglio un nulla prima dell'origine, prima della nascita. Forse la terra risuonava così nel tempo bianco dell'era glaciale. Su questo e su come John Cage ha declinato il bianco potremo ascoltare insieme e abbandonarci, appunto, diventando ricreativi a nostra volta, ma segnalo una coincidenza che è emersa esaminando l'opera forse più glaciale e dirante al bianco di Pericle, che in base ad alcune ricerche sarebbe risultata l'ultima opera che Pericle avrebbe appeso nel suo salotto, così come usava fare quando, dopo aver prodotto opere molto recenti, le teneva con sé forse per contemplarle prima di affrancarsene. Ecco, c'è l'ultima opera forse eseguita da Pericle, l'opera che io chiamo appunto il bianco, che evoca lo spirituale nell'arte di Kandinsky e di John Cage, si pone, secondo me, proprio sulla falsariga di questa tradizione. Di questa tradizione che, quando parliamo dello spirituale nell'arte, rievocando il famoso titolo del capolavoro che Kandinsky compose tra il 1910 e il 1912, non può prescindere dal diabolico, enigmatico e sempre avvincente rapporto con la musica, con l'arte immateriale sorella, nei confronti della quale tutto il Novecento, ma ancora la contemporaneità, deve cervellarsi sul tentativo di spazializzare la musica, se vogliamo, e temporalizzare l'arte. E su questo, sperando di essere stata dentro ai tempi giusti, ho un'ossessione del tempo alla John Cage, vi ringrazio moltissimo per questa opportunità di confronto e mando carissimi saluti con un grande rimpianto per non essere lì con voi oggi. Grazie ad Andrea e a Greta Biasca Caroni, che abbraccio da Londra. Grazie mille Martina, veramente grazie di cuore, splendida, è stata una conferenza, oserei dire, illuminante. Ciao Martina. Buongiorno Grazie Greta, per essere buongiorno. qui. Senti, Scusatemi il disagio appunto per No, per assolutamente. la distanza, però io ora Colpa vi mia. sento, Nessun vi vedo disagio. perfettamente. Senti tesoro, io visto che siamo amiche mi permetto una domanda molto personale che forse non ti ho mai fatto, chissà. Ma quando è nato e se c'è un momento preciso, che cosa ha scatenato in te la tua passione, la tua ricerca verso lo spirituale nell'arte? Se c'è stato un momento e che cosa l'ha scatenato? Sì, io penso che per tutti si tratti, ed è forse quello che veniva sottolineato anche nell'intervento che mi precedeva, di una capacità di aprirsi alla fruizione dell'opera per sentirla non solo sulla propria pelle, ma anche nelle proprie, se vogliamo, nelle proprie viscere. Per me si tratta di una interpenetrazione fondamentale, non solo nella vita di tutti i giorni, l'esperienza artistica come incontro con una possibile bellezza che conferisca senso, ma che faccia vibrare il corpo in consonanza con lo spirito in maniera non comparabile ad altre esperienze. Su Kandinsky e Cage si tratta poi di un approfondimento che è coinciso con problemi di salute e con una operazione chirurgica molto molto seria subita, che ha fatto sì che io leggessi le parole di Cage, ascoltassi Cage e affrontassi questo filone che stavo studiando
traendone un beneficio in termini anche personali ed esistenziali, che faceva sì che io pensassi che non fosse solo fuffa accademica o un'esigenza legata alla curatela di una mostra, ma che ci fosse un fondamento anche dal punto di vista del vissuto, del qui ed ora, della dimensione esistenziale. Non so se io abbia risposto, Greta. Di cuore, congratulazioni vivissime, sei veramente straordinaria. Non so se hai sentito, Greta ti ringrazia, dice che sei straordinaria, credo che tutti ci associamo. E ci sono domande magari? Michele. Eccoci. Innanzitutto ringrazio per l'intervento, colmo di spunti e di... sì, non c'è, penso che basti il flatus vocis, non l'immagine. Comunque, innanzitutto grazie dell'intervento. Quello che mi chiedevo, partendo dall'accenno che ha fatto Max Klinger, in particolare l'azione con la mitologia nordica, c'è stata una mostra qualche anno fa a Sesto Fiorentino su questo tema. Sicuramente... Posso dire che era la collezione del mio papà. Oh, che bello! Sì. È interessantissimo comunque Klinger, è interessantissimo Klinger anche sul punto di vista di Hölderlin, come ha citato, e del pensiero greco, perché un altro aspetto che si cita poco è il riferimento ad Hölderlin e a uno dei suoi drammi, composizioni veramente più importanti, cioè la morte di Empedocle. Empedocle come pensatore tragico, come eroe tragico, in particolare. Perché si dice Empedocle? Perché Empedocle, come filosofo presocratico, ha a che fare con le forze della natura. Dov'è che voglio arrivare? La faccio breve. Cioè che sia all'interno del mondo musicale che nel mondo artistico e nel mondo visuale, questo voler far suonare la natura, far suonare le forze della natura, penso che lei abbia scritto molto bene anche nel catalogo di Pericle, si ritrovi spesso sia nell'ambito dodecafonico che nell'ambito artistico. Lei citava per esempio Russolo, e proprio su Russolo mi ricollego per cercare di capire se questo far risuonare la natura, questo rappresentare, far risuonare, far vibrare la natura, potesse essere in due forme diverse, in Cage come ci ha dimostrato, in Russolo cercando di trovare quel caos primordiale, quella forza, quella specie di rumore, diciamo, primordiale in cui possa esprimersi. Per esempio, ultimissima cosa, poi mi taccio. Contemporaneamente a Schoenberg, un altro compositore italiano che ha cercato in maniera più medievale, dicono i critici più efferati, di attuare un sistema dodecafonico, è stato Lamberto Caffarelli. Caffarelli ha cercato di introdurre la nozione di armonico pitagorico, e ancora qui torniamo al pensiero greco e alle forze della natura. Mi domando se fossero due modelli contrapposti o se facessero parte, insomma, della stessa vulgata filogenia. Una domanda meravigliosa. Io la ringrazio, Michele, perché questo sarebbe l'oggetto di un meraviglioso seminario. Prendo nota e lo proporremo al Warburg Institute. Perché dico Warburg? Perché Aby Warburg è famoso per, come tutta la generazione tedesca, anche che l'ha preceduto di poco, come Nietzsche, come Heine, come Hölderlin, come Max Klinger, e ci aggiungo Max Ernst, perché anche Max Ernst è diciamo ossessionato dal ritorno all'antico, ma non solo all'antico classico, proprio al ritorno al paganesimo, ma anche al pensiero, lei ha detto presocratico, alle origini, l'ossessione del ritorno alle origini, ma anche alle origini del pensiero greco. Si avvicinano molto a, diciamo, la preoccupazione di queste avanguardie, perché per me Klinger è già, al di là del simbolismo, è avanguardia, che cercano nelle origini più antiche della cultura un ritrovare l'istinto creatore, un ritrovare una maniera di esprimersi molto più, diciamo, diretta in quanto consonante appunto con le origini. E quindi tutto quello che è, diciamo,
stato, se vogliamo dalla Controriforma, spazzato via tutto quello che l'antichità ha saputo con, mi perdoni il termine, la naturalezza dell'atteggiamento filosofico nei confronti di natura e cultura goetheanamente posti su un piano analogico e dialogante, sicuramente si ritrova in Klinger, che riprende Hölderlin, e tra l'altro le consiglio di guardare anche la monografia, non il catalogo piccolo, quello grande del mio Max Ernst a Milano, perché Max Ernst ha fatto un lavoro sulla memoria, su Hölderlin, meraviglioso, e c'è un saggio di Ursula Lindau proprio su Hölderlin e Max Ernst. Il fatto di contrapporre questa via dello spirituale nell'arte in musica fino a Cage, e per esempio Russolo. Ecco, Russolo in verità con la macchina intona rumori, con questa sua disperata ricerca del rumore artificiale, forse ha ragione lei, fa parte di quel bacino delle avanguardie che, nonostante si allontani dalla diciamo, come ricerca di sorgenti di suono dai suoni naturali, in realtà invita all'empatia nell'uditore o nell'osservatore delle sue macchine in maniera analoga alla ricerca delle origini e dell'istinto creatore e di questa risveglio della naturalità anche nella ricezione artistica, cui le prime avanguardie e quel tipo di musica invita. Quindi sono proprio i tedeschi, sulla riga di Goethe, ad essere ossessionati dall'antico, cioè anche Nietzsche in fondo è un filologo classico e alla filosofia antica, ma forse proprio nella chiave del recupero di un rapporto diverso con la natura. E per natura faccio rientrare davvero tutto, quindi anche il corpo umano e quindi l'estetica, proprio come Aizzano, ma come percepire e come attraverso i sensi le arti, tutte le arti che dialogano e che sono, come si diceva prima, sedi di contenuti spirituali. Su questo si potrebbe davvero continuare moltissimo a parlare. E poi tra l'altro nel catalogo di Kandinsky Cage ci sono delle frasi molto belle di Brahms che a un certo punto dice che Klinger, vediamo se le trovo, ma insomma dice che Klinger supera la musica. Concludo solo con questo, dice, Brahms scrive a Klinger, con il suo stilo può essere più eloquente, ma in fondo sono convinto che tutte le arti sono simili e parlano la stessa lingua. Ma a un certo punto Brahms oscilla e dice che le arti visuali sono superiori alla musica. Poi naturalmente Brahms resta musicista. Su tutto il resto possiamo scriverci, perché non possiamo tediare gli astanti, ma sicuramente l'antico, la classicità, se vogliamo anche il fatto che venga anche dal sanscrito e ci faccia dialogare con la musica e la cultura indiana proprio attraverso l'antichità Grecia, ecco, sono grandi temi che i nostri tedeschi e non hanno saputo far propri. Purtroppo anche i nazisti in termini di genere. E con questo chiudo. Grazie. Martina, grazie mille, è stata veramente una conferenza splendida. Ora dobbiamo assolvere al nostro dovere di nutrire gli astanti, di rifocillare e di ristorare il pubblico. Grazie mille, veramente non sappiamo proprio come ringraziarti. Grazie a voi. Ne approfittiamo per invitarti il più presto possibile qui all'Archivio Luigi Pericle, e già per la prossima edizione di questo seminario mi porto avanti col lavoro. Ancora una volta, grazie. Presto. Grazie Martina. Grazie a te. Buon proseguimento. Ciao.